Caro Piero, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per aver accettato l'invito e per essere con noi oggi. La tua presenza aggiunge un valore inestimabile a questo evento e siamo onorati di averti qui. Il tuo talento straordinario e la tua passione per la musica hanno ispirato molti giovani e oggi hai gentilmente condiviso, nonostante i tuoi numerosi impegni, il tuo tempo e la tua esperienza con la nostra comunità accademica. La tua partecipazione rappresenta una straordinaria opportunità per tutti noi di imparare e trarre ispirazione dalla tua arte e dalla tua carriera. Siamo profondamente grati per il tuo contributo e non vediamo l'ora di ascoltare ciò che hai da condividere con noi. Grazie ancora per la tua generosità e per aver reso questo evento speciale. Grazie. Buongiorno ragazzi, ciao a tutti. Non ho preparato nulla per questo evento, ho deciso di non preparare nulla perché vorrei essere spontaneo, trasparente in tutto quello che dico e non ho mai avuto occasione in tutti questi anni di poter parlare della parte più profonda di me stesso. E quando, professore, è stato 2 anni fa la prima volta che mi hai parlato di questo evento, l'idea di accettare l'invito è stata sempre, ha orbitato nella mia mente per tanto tempo, però siccome qui ci sono molti miei coetanei, forse un po' più giovani, però l'idea di parlare, confrontarmi con persone della stessa età credo sia fondamentale, perché la mia più grande fortuna nella vita è aver avuto persone accanto a me che mi hanno sempre incoraggiato, e oggi la cosa più importante è essere incoraggiati. Voi docenti avete una grande responsabilità, quella di incoraggiare i giovani, quella di incoraggiare gli studenti, perché spesso durante il percorso professionale, artistico, personale, ci si sente spaesati, si trovano sempre i momenti bui, e quindi se non hai le persone giuste, che magari sono le persone che ti ritrovi tutti i giorni a casa, però bisogna confidare in quelle persone, ascoltare i loro consigli, ma soprattutto i docenti e i genitori. Parlo a livello personale, per me i miei professori e i miei genitori sono stati la colonna portante, il mio punto di riferimento. Quindi oggi risponderò a qualsiasi vostra domanda, a qualsiasi vostro dubbio, e cercherò di essere più onesto possibile. Grazie Piero. Non avevamo dubbi, prego. Comunque posso confermare, sfiderei chiunque, che la musica fa parte di tutti. Poi c'è chi ne fa una professione, c'è chi ne fa la ragione della propria vita, però non riuscirei ad immaginare una vita senza musica. Forse la musica è la colonna sonora della nostra vita. Ognuno di noi la musica riesce ad avere e riesce ad essere associata ad ogni nostro stato d'animo, ma per chiunque, credo io stia parlando per ognuno di noi. Grazie. Sì. Bene, questa è la parte pubblica, quella che possiamo acquisire attraverso una ricerca su internet o su vari canali. Il Piero pubblico, il Piero che è dove tutti possono attingere. Ma noi oggi siamo qua proprio per dare un taglio, personalizzare questo evento, a partire dalla tua premessa iniziale. Sono qua senza avere preparato una scaletta e così come sono nella realtà. E io adesso ti voglio passare la parola ponendoti una domanda. Chi è Piero Barona della vita? Piero è una persona che si mette quotidianamente e costantemente in discussione. Il termine di persona equilibrata
credo sia anche sinonimo di mettersi in discussione. Perché è importante questo termine, mettersi in discussione? Perché se smetti di metterti in discussione, smetti di imparare. E il fatto di stare sempre nel dubbio credo sia una cosa a tratti negativa, perché magari forse non ti godi quello che stai facendo, quello che stai realizzando, però forse è quello stimolo che ti permette di andare avanti. Adesso a me fa tanto piacere sentire tutto quello che abbiamo fatto, però forse la nostra forza dei miei colleghi è quella di godersi quello che abbiamo fatto, il percorso, tutto quello che abbiamo fatto, ma cosa verrà dopo? Cosa succederà adesso? Perché è inutile parlare sempre e soltanto del passato. Io ho fatto. Cosa farò? Perché noi cambiamo costantemente, cambiamo quotidianamente, cambia la nostra mentalità, cambiano i nostri pensieri, cambia il nostro punto di vista sociale, personale, professionale. E credo che la cosa più importante in tutto ciò per non perdere l'orientamento sia quello di riconoscere la propria identità. Se riconosci la tua identità, devi cercare di lottare fino alla fine per difenderla. Poi ti ritroverai in un insieme di forze, di strutture che ti chiederanno di fare magari altro, di tergiversare in altre circostanze. Però se hai ben chiara la tua identità, se hai ben chiaro chi sei, chi vuoi essere, qual è il messaggio che vuoi portare fino alla fine, devi cercare sempre di difendere la tua identità. Il fatto di mettersi in discussione credo sia una cosa importantissima, ma non è arrivato sin dal primo giorno che è iniziata il mio percorso professionale, il mio percorso artistico. È arrivato pochissimi anni fa, pochissimo tempo fa, perché crescendo, maturando, questo è anche dovuto alle persone di cui ti circondi. Credo sia la parte più delicata del nostro cammino. Quindi se hai ben chiara, ripeto, la tua identità, avete deciso di intraprendere questo percorso, portatelo fino alla fine, ma in maniera corretta, ma soprattutto leale. Grazie Piero, grazie. Però scusami, vi chiedo una cosa ragazzi, questo è il primo applauso alla fine, quando terminiamo, perché se ogni cosa che dico ci vuole l'applauso, arrivo... Grazie. Fermi, non fate applausi. Due concetti fondamentali, il dubbio e l'identità. Il dubbio che accompagna la nostra esistenza, anche nei nostri momenti di assoluta certezza dell'essere. Ci sono momenti in cui noi ci sentiamo onnipotenti per il successo ottenuto, per lo stato di salute che ci dà la percezione dell'essere onnipotenti, e poi ci confrontiamo invece con la realtà della vita, che ci portano e alimentano questo dubbio esistenziale sul chi sono io. All'interno della tua esperienza, della tua crescita, il dubbio, nei momenti in cui hai sperimentato il dubbio e vivi il dubbio, l'aggancio, l'elemento, l'ancora di salvezza, quale può essere? Sono cresciuto e credo che condividiamo questa cosa in molti, perché siamo più o meno tutti conterranei. Sono cresciuto in una dimensione, sono nato in un paese che si chiama Naro, molti di voi conosceranno, nato e cresciuto, e quindi è una dimensione di paesello, che magari il termine paesello avrà il suo limite, però non si può nascondere che a differenza di una grande città, di una metropoli, la vita scorre in maniera lentamente.
E forse questa caratteristica, la fortuna dell'educazione, perché i valori, l'educazione viene trasmessa in maniera più lenta, ma si ha più tempo per assimilare questi insegnamenti. Per rispondere alla tua domanda, l'educazione per me mi piace definirla la mia bussola, che non mi fa mai perdere la rotta. E quando mi ritrovo in certe circostanze in cui mi sento spaesato, in cui magari è un periodo turbolento, la cosa più importante per me, qualsiasi cosa dico, è un mio pensiero, non è un consiglio che do, è avere il mio porto sicuro, perché vivendo in due vite parallele, in due binari completamente opposti, la vita pubblica, il volo, e la mia vita personale, che è Naro, il paese dove sono nato, dove sono cresciuto, dove mi hanno trasmesso e inculcato i valori. Quello è il mio porto sicuro. Torno quando mi sento un po' disorientato, bastano 2 o 3 giorni con le persone giuste e quella realtà, e quel porto sicuro mi permette di riaffrontare con estrema lucidità tutti i problemi, tutte le cose complesse che devo superare. Quello è il mio porto sicuro. Sì, e quello è il tema sul quale ruota questo nostro incontro. Cioè il porto sicuro, l'angora interna, l'ancoraggio interno nel momento in cui noi ci troviamo nella difficoltà del nostro esistere. E il porto sicuro è legato alle dimensioni affettive create dall'ambiente che io vivo, Naro, il paese, le strade, gli amici, le conoscenze, ma anche la dimensione familiare, Sì. il supporto familiare. Il supporto familiare è fondamentale, però credo che tutti noi abbiamo una piccola cosa a favore, un vantaggio, quello di aver ricevuto, io ho avuto un grande privilegio nella vita, quello di aver vissuto i nonni. Aver vissuto i nonni sono la testimonianza di un passato più precedente, e loro mi hanno trasmesso i famosi valori che noi utilizziamo spesso, l'educazione, ma ci sono 2 modi per trasmettere l'educazione, i valori, queste cose: dimostrando o tramite imposizioni. Se l'educazione, il valore, i valori ti vengono mostrati come hanno fatto i miei nonni con me, con piccole cose, piccoli gesti quotidiani, invece c'è una grandissima differenza nell'imporre l'educazione. Quindi, per tornare al discorso di prima, il paesello mi ha permesso di assimilare, digerire per bene cosa sono i veri valori. E poi queste cose ti permettono, i valori, l'educazione, ti permette questa famosa bussola che mi piace spesso ripetere, nominare, ti permette di muoverti in maniera estremamente dinamica nel mondo, perché viaggiando si conoscono tantissime etnie, tantissime lingue, tantissimi pensieri diversi. Però se sei saldamente posato e fermo negli insegnamenti che hai ricevuto, puoi andare ovunque, non ti perderai mai. Assolutamente sì. Stavo pensando, mentre tu parlavi, che qua presente in aula, in questa sala, ci sono i componenti, gli elementi fondativi del valore di cui Piero è portatore e che indirettamente ha citato. Il papà di Piero, Gaetano Barone, prego, un applauso per lui, e Maria Grazia, la sorella, che accompagnano sistematicamente, se non nella presenza, nell'affetto, Ma
tutti i successi, tutti i risultati ottenuti, perché mi piace dire i risultati ottenuti, non parlare di successo, perché alla fine è tutta una serie di conseguenze. Sono dovuti anche e soprattutto a loro, soprattutto parlando di mio padre, l'essere determinato, testardo, non si ferma davanti a niente. Però mi piace soffermarmi sull'importanza di mio fratello e mia sorella. Loro sono stati la parte fondamentale e preponderante della mia vita, perché all'età di 16 anni, con mio fratello ci dividono 16 mesi di differenza, con mia sorella 6 anni, però in una famiglia dove ogni individuo, ogni figlio vuole la sua parte, vuole l'attenzione dei propri genitori, riuscire a comprendere mio fratello quasi 17 anni, mia sorella 10 anni, comprendere che in quel momento della nostra vita la priorità della famiglia era Piero. Quindi mio padre doveva viaggiare, ha viaggiato con me 9 anni in tutto il mondo, per 9 anni, 10 mesi all'anno era fuori. Mio fratello doveva terminare gli studi delle superiori, poi intraprendere il percorso universitario. Stessa cosa mia sorella. Avere quella saggezza, quell'intelligenza, quella maturità a quell'età credo non si possa dare assolutamente per scontato. E se oggi sono qui a parlare con voi, ad ascoltare quella biografia, ascoltare tutte queste cose, è soprattutto grazie a loro, all'affetto, all'incoraggiamento ricevuto ogni giorno, perché è bello e credo sia giusto raccontare solo le cose belle. Le cose brutte, ognuno di noi ha i suoi problemi, ha le cose negative. Quindi è giusto magari non parlare di cose negative. Non mi piace parlare di cose negative, mi piace parlare solo di cose belle. Quando si vede il volo sul palco, la gente deve vedere il volo che canta, condividere quel momento, ascoltare le canzoni, è un momento di gioia. Il resto raccontare le cose complesse, le cose complicate. In qualsiasi percorso esistono le cose complicate, quindi è inutile raccontarlo. Quindi se oggi racconto queste cose, solo cose belle, è dovuto grazie a loro che hanno vissuto insieme a me e mi hanno sostenuto nei momenti più difficili. E ricordate che più grandi sono le cose, più complesse sono. E se non hai una struttura familiare, infatti quando arriva Natale, si devono fare regali, dai miei genitori non voglio niente. Mi hanno fatto già il più grande regalo della mia vita, che sono mio fratello e mia sorella. Beh, io credo che sia difficile non emozionarsi per le cose dette e sentite, che non è soltanto un dire, tanto per rispondere a una domanda, ma percepisco un tuo sentire e un tuo coinvolgimento e non può che essere così, parlando dei propri valori e dei propri affetti familiari. Grazie Piero. Grazie a voi. Beh, io adesso il tempo scorre purtroppo veloce e darei la possibilità agli studenti di porre delle domande in maniera tale che ci possa essere un'interazione, che poi è anche lo scopo dell'incontro, un'interazione con questo mondo coetaneo di giovani che vanno alla ricerca del proprio successo, di giovani che si portano dentro i propri valori familiari, ognuno nella propria soggettività, nel proprio credo familiare, ma comunque sia, di valori che ci accompagnano. A voi le domande. Non siate timidi, per favore, fate... Ah, ok, perfetto. No, io sto tirando. Ah, ma sei già che devi fare la domanda? Vai, posso prendere il bicchiere? Arrivo subito. Presentatevi. Eccoci.
Ciao, sono Letizia e studio psicologia, sono al terzo anno e sono anche rappresentante al riesame. Volevo chiedere com'è nata l'idea di formare il gruppo al volo? Cioè, da dove è partita l'idea? Dalla fortuna, perché ci siamo incontrati nella seconda edizione di questo programma televisivo su Rai 1, Ti lascio una canzone, ma non ci conoscevamo. Io non sapevo chi era Ignazio, chi era Gianluca. E alla quarta puntata il nostro manager Michele Torpedine, insieme al produttore del programma, suggerì di mettere questi tre ragazzi insieme perché ricordavano, voi forse siete troppo giovani, vi ricordate dei tre tenori, Pavarotti, Domingo e Carreras, un po' ricordavamo quel trio. Ed è nato per caso, perché noi il martedì andavamo su a Sanremo, perché il programma si svolgeva all'Ariston di Sanremo. Da martedì e la domenica sera rientravamo. Lunedì aspettavamo la telefonata per ritornare, se ritornavamo, e ricevevamo il lunedì i titolo della canzone che dovevamo cantare il sabato sera. Il lunedì, dopo la terza puntata, ho ricevuto il brano da cantare, che era Un amore così grande o Granada, non mi ricordo, e O Sole Mio, con queste suddivisioni, Gianluca, Ignazio e Piero. È nato tutto così per caso. Poi da lì, l'ultima puntata, abbiamo firmato questo contratto discografico con una casa discografica americana a Los Angeles e ci siamo trasferiti tutti a Los Angeles. Io d'inglese sapevo dire solo hello. Ragazzi, avevo 5 di inglese, secondo anno di superiore, la professoressa solo per simpatia l'ha arrotondato per eccesso al 6. Quindi non sapevamo parlare niente, non sapevamo dire niente. E per partecipare alle televisioni americane dovevamo parlare in inglese, perché non esistono. Quando noi vediamo da Maria De Filippi che arriva l'attore bello americano con la traduttrice accanto, lì non esiste, devi assolutamente parlare in inglese. Quindi è nato così il volo, grazie alla lungimiranza del nostro manager Michele Torpedine, che già tra qualche mese, il 25 aprile, festeggiamo 15 anni di carriera e lui da 15 anni è il quarto membro del volo. Quindi la fortuna è arrivata a quel momento, poi è stato un percorso particolare. Però ci tengo a dire una cosa. Un giorno in un ascensore, credo sì, a Nashville, sì, eravamo a Nashville, eravamo in tour, incontro una signora e io non sapevo, però lei mi ha riconosciuto e mi ha detto: Piero, in inglese, ricorda, il successo è fortuna, mantenerlo è un mestiere. Quindi questa è la cosa più importante. Grazie Piero. Prego. Ancora? Il prossimo, ragazzi, se non arriva il prossimo a fare... Avanti. Ecco. Qua c'è la seconda domanda. Sì, prego. Buongiorno. Ciao. Ciao. Posso darti del tu? Devi, come ti Ok. chiami? Sono Maria Chiara e frequento il terzo anno di Scienze della Formazione e sono rappresentante al Consiglio di amministrazione qui alla Core. Bravo. Allora, io volevo farti una domanda, in realtà te ne vorrei fare tante, ma te ne faccio solo una. No, anche 2, 3, quello che vuoi. Allora, per quanto riguarda la situazione anche vita parallela, vita pubblica e privata, in generale, quali sono stati i momenti più emozionanti e memorabili che comunque hai avuto con il gruppo durante la carriera? Grazie per la domanda. La parte più difficile all'inizio era ritornare a Naro dopo, perché devi sapere che dal 2009 al 2015 stavamo
ovunque, tranne in Italia. Prima del Festival di Sanremo non facevamo niente in Italia. Quindi in America facevi tour con nomi impossibili, ti ritrovavi a cena con Beyoncé e era raccontare questa cosa ai miei amici, perché mi prendevano: l'America ti sta rendendo matto, e mi vergognavo a raccontare queste cose. Non potevo raccontare sono stato a cena con Beyoncé o in un catering con Lady Gaga, non ce la facevo davvero, vedevo uno sguardo strano da parte dei miei amici e quindi evitavo di raccontarlo. Lo raccontavo solo a mio fratello, a mia sorella, ai miei familiari. Però ora posso dire, se dovessi elencare, mettere ai primi 3 posti i momenti più importanti, adesso è difficile pensarlo, però mi viene così spontaneamente dirti che al primo posto, te lo dico alla fine il primo posto, il concerto a Kyoto al tempio Kiyomizu-dera, che è il tempio più antico della città di Kyoto. Kyoto è una città a poche ore da Tokyo, in Giappone, ed è la città dai 1000 templi. E il Kiyomizu-dera è il più antico, dove ci sono i monaci, è davvero difficile arrivare in quei posti. Dopo l'inaugurazione che è avvenuta l'anno scorso, agosto dell'anno scorso, i monaci, i giapponesi, adesso tutto il sistema interno, ha deciso di inaugurare quel tempio, la ristrutturazione di quel tempio, con una rassegna musicale, con un artista. Mai nessuno aveva cantato in quel tempio, perché è impossibile cantare in quel tempio, perché si trova a strapiombo su una foresta, quindi non c'è pubblico. Ed è stato ripreso da una televisione, poi trasmesso, credo adesso, il 15 di ottobre, da ieri, è nei cinema giapponesi questo concerto. E ritrovarsi, i giapponesi hanno scelto il volo come inaugurazione di questa ristrutturazione del tempio Kiyomizu-dera. Quello credo sia stato un momento profondo. Poi il tour all'età di 19 anni con Barbra Streisand. Per chi non dovesse conoscere Barbra Streisand, consiglio vivamente di scoprire tutto quello che ha fatto e che continua a fare nella sua carriera, nella sua vita. E al primo posto, l'anno scorso, 22 giugno del 2022, io sono un disastro con le date, però sì, 22 giugno 2022, abbiamo cantato nuovamente per la seconda volta davanti a Papa Francesco. A 18 anni, mia madre ha un forte legame con la Chiesa, è molto credente, e a 18 anni le ho detto: un giorno ti porterò davanti al Papa. Il 22 giugno è la data in cui si celebra la giornata mondiale della famiglia. Avevamo avuto occasione qualche anno prima a Panama di rappresentare i giovani nella giornata mondiale della gioventù. Ma perché il 22 giugno dell'anno scorso? Perché il Vaticano l'anno scorso, per rappresentare la giornata mondiale della gioventù, ha eletto il volo con ogni membro della sua famiglia, mia mamma, mio padre, mio fratello e mia sorella, e viceversa per Ignazio e Gianluca. Quindi non ho portato mia mamma dal Papa, e l'emozione non è stata quella di cantare davanti al Papa, l'emozione è stata quella di aver portato mia mamma davanti al Papa, cantare davanti al Papa, ma soprattutto avere mia mamma seduta accanto al Papa e io stavo cantando sia per lei che per lui. Quello è stato il momento che forse sarà difficile riuscire a dimenticarlo. Sì. Ciao, Ciao. io sono Sharon, sono al primo anno di specialistica psicologia clinica. Volevo farti una domanda. Quante volte al giorno, in una giornata, se tu ti fermi a pensare oggi
sono stato me stesso oppure è uscita la parte più artistica di me? Ok. Cioè, se ha dominato più la parte più di te stesso o la parte dell'artista che sei? Bene. Grazie. Grazie. Allora, quando parto da casa con i bagagli, faccio uno switch, divento un treno su un binario e cerco di non uscire da quel binario. E lì esce la parte, l'artista che è in me. Sono sempre in discussione come ho aperto gli argomenti, quindi non tutti i giorni sono uguali e cerco sempre di dare il massimo e credo che il mio obiettivo quotidiano è quello di riuscire ad alimentare per sempre la mia passione per ciò che faccio. Se riesci ad alimentare la passione, in qualche modo uscirà fuori qualcosa di buono, magari domani peggio di dopodomani, però arriverà sempre qualcosa. Ma sono sempre in dubbio, quindi ci provo. Poi è il pubblico che ti dà la risposta. Ma se perdi quella passione, che alla fine è la ragione per cui fai tutto, ti confesso che io dedico tutta la mia vita a quello che faccio. Per me la musica è la priorità, il volo, sto dedicando tutta la mia vita, sto rinunciando a tantissime altre cose. È una delle rinunce più grandi che sto facendo e che forse il tempo mi permetterà di aiutarmi, è la mia vita personale, è la mia vita privata, tutto il resto. Me l'ha detto 2 anni fa il professore di fare questo incontro. In 2 anni è davvero difficile riuscire a programmare qualcosa di personale. Ieri avremmo dovuto fare un concerto a Tel Aviv, ma l'abbiamo cancellato. Però oggi, il 16 di ottobre, ho detto professore, ti posso dare conferma con 2 settimane di preavviso. Quindi il fatto di avere sempre quel dubbio, forse è questo che ti rende artista. E di riuscire, nonostante la forza di strutture, adesso non mi permetterei mai di dire chi, cosa, ma di strutture che per esigenze economiche, perché poi nasce anche l'esigenza economica da strutture, da cose più grandi che non puoi controllare. È facile perdere quella vena artistica, è facile essere costretti a tergiversare in tutt'altro e perdi e dimentichi ciò che sei. Quindi l'essere artista, io ti posso confessare una cosa, io non mi sento artista. Quando mi dicono io sono Piero, io sono così, e sono contento perché sto facendo della mia passione la mia quotidianità, vivo facendo ciò che faccio, credo di non aver mai lavorato nella mia vita, però c'è una cosa importante di cui mi piace parlare, che è il senso di responsabilità. Sono consapevole e cosciente del fatto che le cose materiali, l'aspetto economico, susciti grande interesse da parte di tutti. Però è anche bello riuscire a scoprire le persone, a sapere cosa c'è dentro le persone, ad ascoltare le persone, soprattutto voi che avete deciso di intraprendere questa professione. L'ascolto per voi è la parte fondamentale del vostro lavoro, sarà la parte fondamentale del vostro lavoro. E mi piace trasmettere il senso di responsabilità, cosa che ho avuto all'età di 20 anni, perché prima c'era papà che faceva tutto, risolveva qualsiasi problema, io pensavo a cantare e basta. Poi all'età di 20 anni, quando mi sono trasferito, sono andato a vivere negli Stati Uniti, a Los Angeles, tutti si avvicinano e non fai difficoltà a distinguere le cose vere dalle cose false, più quelle false che quelle vere. Quindi lì nasce il senso di responsabilità. Se fai tutto con estrema responsabilità, allora riuscirai a goderti tutto quello che fai, riuscirai ad essere
più sincero in ciò che fai, perché alla fine quello che facciamo con il volo, l'artista di cui hai parlato tu, alla fine è la nostra spontaneità, perché se ci pensi, il nostro genere musicale è un po' fuori da quello che richiede oggi il mercato, le piattaforme musicali, no? Magari non tutti voi, magari non avete mai ascoltato una nostra canzone, forse no, forse sì, non lo so. Però poco fa ti parlavo di identità, mantenere sempre l'identità. Ciò significa che non io faccio questo e basta, devi essere lucido a stare a passo con i tempi, all'evoluzione, che quella è la cosa più importante. Però la passione, l'identità, la responsabilità, forse sono queste le caratteristiche che ti rendono artista. Applauso. Effettivamente, ancora una domanda? Beh, domande impegnative mi sembra che siano. Mi piace. Ciao. Mi chiamo Francesca e frequento il terzo anno Scienze della Formazione Primaria. Ti volevo chiedere come come ti prepari per i concerti o i tuoi spettacoli anche insieme ai tuoi compagni. Ci sono due preparazioni, la preparazione vocale e la preparazione fisica. Forse non so quali delle due sia più importante, perché la preparazione fisica, il respiro, i viaggi che descrivo umani ti portano ad allenarti sempre, devi allenare sempre, altrimenti non riesci a reggere quel ritmo lì. Poi la preparazione vocale non è una preparazione vocale, per me è la dedizione quotidiana e costante. Per me fare lezioni di canto con il mio maestro di canto, ringrazio quel giorno che ho conosciuto il mio maestro di canto, Fulvio Massa, e la sua più grande virtù è la disponibilità che mi dedica. Perché nonostante i fusi orari, i viaggi, le distanze, grazie al periodo sanitario, alla crisi sanitaria che abbiamo vissuto, il Covid, abbiamo scoperto che potevamo fare le lezioni da remoto. Ho scoperto un mondo. Se prima facevo 2 lezioni alla settimana, adesso ne faccio 1 al giorno. Quindi ogni giorno sempre a cantare. Infatti litigavo sempre con mio fratello da piccolo, perché lui studiava al secondo piano e io cantavo al primo tutti i giorni e lui non ne poteva più. Quindi il fatto di prepararsi fisicamente, prepararsi vocalmente, poi nasce quel mindset che scopri te stesso ogni giorno e dici allora c'è ancora qualcosa da scoprire, posso crescere ancora, quindi non smetti di studiare, non perché se smetto di studiare non riesco a cantare, ma se smetti di studiare smetti di scoprire te stesso, quindi ti parlo a livello vocale. Poi a livello fisico io sono un po' particolare, perché qualsiasi cosa faccio, la faccio più a fondo possibile. Un giorno il mio professore, il medico che mi segue per monitorare tutto, mi ha detto guarda ti suggerisco di correre. E ho scoperto la corsa. Fatti una corsetta, 2-3 chilometri e tornatene a casa. No, tra 2 settimane ho deciso di fare la maratona di New York e vado a fare la maratona di New York. Esagerare sempre in tutto, quindi questa è un'altra caratteristica mia. Mi piace giocare a tennis, tutti i giorni giocare a tennis, quindi devo anche imparare a saper gestire queste cose. Però credo che la preparazione vocale, fisica, ma soprattutto quella psicologica. Quando sei in tour è una sensazione che si ripete, poi con gli anni impari a conviverci. Quando sei in tour sei osannato quotidianamente. Abbiamo fatto un calcolo lo scorso tour, in un mese avevamo preso 28 aerei, quindi 28 città in cui appena atterri in aereo hai quelle folle oceaniche che ti aspettano, davvero ti senti onnipotente. In quel momento sai che non posso nasconderlo, tutti vogliono arrivare a te.
Poi atterri all'aeroporto di Catania, il tragitto Catania-casa, sei da solo, spesso sono con mio padre, ma sei da solo con te stesso. Questo è un trauma. I primi anni è stato difficile, perché dal tutto al, mi piace definirlo, al silenzio, è un asse enorme. È presente quando i bambini festeggiano il compleanno e ci sono quei palloncini enormi? Se stappi il palloncino vola. Ecco, quella è la sensazione che provo quando rientro a casa. Poi come ho imparato a conviverci con questa cosa? Con lo studio. Io quando ero piccolo non volevo assolutamente studiare, zero, non ne volevo. Poi col tempo, quando si matura e sei da solo con te stesso, dici cosa faccio? Sai quante volte mi ritrovo a Tokyo, 10 ore di fuso orario in avanti e non puoi chiamare casa perché dormono, chiamare gli amici perché stanno a 16 ore di fuso orario, quindi devi stare con te stesso. E poi nasce quella fame di sapere, quella voglia di conoscere te stesso che non ti fa annoiare mai. E quando sali sul palco ti godi quel momento, devi essere lucido per goderti quel momento, devi sapere che quelle persone ti permettono di fare questo mestiere. Quando perdi la lucidità, quando ti senti, ripetiamo, onnipotente, sali sul palco, ecco io sono no. Tu sei su quel palco grazie a quelle persone che hanno pagato un biglietto, hanno lasciato casa per quelle 2 ore per venire al tuo concerto ad ascoltarti. Se entri in questo pensiero, poi riesci a gestire tutto. Riesci a gestire tutto. E la cosa che mi piace e che faccio quotidianamente è ascoltare le persone. Io ho conosciuto questa signora qua davanti, la signora Nora. L'ho conosciuta, io tornavo da Puerto Rico e da San Diego. Ci siamo incontrati fila 2 sul volo Francoforte-Catania, in aereo. Parlavamo. C'era stato lì uno sciopero di Lufthansa e lei aveva aspettato 24 ore, io 8 ore all'aeroporto di Francoforte, quindi cosa fai 8 ore? Leggi, fai di tutto per non annoiarti. Con la signora Nora ci siamo messi a parlare e parlando, quando oggi magari a tavola vedo sempre quelle facce illuminate dallo schermo del cellulare, è una cosa che un po' mi fa rabbia, perché si è perso il dialogo, ma posso confessarti che il dialogo mi ha permesso di conoscere persone straordinarie, come la signora Nora. La signora Nora, quanti anni ha lei, signora? Mi permette? No, mi permette. È una giovane ottantenne. A 80 anni tornava dagli Stati Uniti, parla 5 lingue, ha girato il mondo, è una persona dinamica. Dico, ma io voglio essere come lei immediatamente, firmiamo un contratto adesso, perché è una persona curiosa. E ci sentiamo una volta alla settimana al telefono, mi chiama, spesso non posso rispondere perché con i fusi orari, però una chiacchierata piacevole, conoscere le persone, il dialogo, ascoltare le persone è una grande fortuna che dobbiamo sfruttare. Poi conoscendo le persone puoi prepararti a tutto, preparazione fisica, vocale, quello che vuoi, ma il dialogo, ma soprattutto la sincerità. Sapete quando ho scoperto che ero il ragazzo del volo? Quando siamo atterrati a Catania. Siccome da piccoli noi stavamo sempre in campagna da mio nonno, accanto alla campagna di mio nonno c'era un signore, Lillo, che veniva ogni giorno alle 18 ed era un signore di quelli intraprendenti, era un vecchio fabbro e quindi portava la prima telecamera, la prima cassetta, il primo CD, era sempre il primo ad avere le cose tecnologiche, innovative. Quando uscì la telecamera, quella con lo sportellino, lui veniva alle 18 e noi stavamo tutti i giorni in campagna. E lui noi non sapevamo cosa fosse questa telecamera. Ok, filma, fai quello che vuoi. Il signore che ha bussato il 27 dicembre a casa mia ha comprato la casa di quel signore
E tra le cose personali di quel signore c'era un disco, la cassettina che andava in quella telecamera con la scritta Pietro Ognibene, il nome di mio nonno. Ed è l'unico documento che ci è rimasto, che abbiamo, della mia infanzia, della nostra infanzia. E per rispondere alla tua domanda, quel disco, quel video dura 15 minuti. In quel video non c'è un momento in cui mio nonno non stesse cantando. Cantava sempre. Quindi mio nonno si è scoperto la mia voce, ma mi ha trasmesso questa passione, il fatto di alimentarla costantemente e quotidianamente. Quindi l'importanza di mio nonno credo che è stata, sia e sarà fondamentale. Bene, grazie Piero, grazie. Anche perché oggi ci sono molti più mezzi. La tecnologia ci offre tante forme di comunicazione. Oggi spesso si parla ai social, no, abbiamo i mezzi a disposizione, è un grande vantaggio per noi. Ci sono nuove forme e invito chiunque a scoprire nuove forme di successo, ma ci tengo, forse non lo so se siamo in conclusione, ci tengo a dire una cosa importante. L'obiettivo più grande, mio personale, che forse ognuno di noi ha, è quello di rispettare il proprio codice etico. Io i miei 10 comandamenti personali cercherò sempre di portare avanti, di difendere, ed è una cosa che devo rispettare per me stesso. E la cosa più importante è essere grati, leali, ma soprattutto seri in tutto ciò che si fa. A queste parole bisogna dare rispetto e non bisogna aggiungere nulla. Vorrei ringraziare anche con un piccolo segno di riconoscenza, donare il nostro... Sì, questo è il sigillo dell'Ateneo. Quella è la borsa del pantalone. Questo qui noi ci chiamiamo Core, bellissimo. E questa è una cappa stilizzata con il sigillo dell'Ateneo. Grazie. A tenere insieme tra le vostre cose. Grazie. Queste sono delle altre cose legate. Grazie. Piccolo. Troppo gentile. Bene, lascio la parola al professore che conclude. Presidente, grazie per averci, in realtà ho ringraziato all'inizio per averci concesso questa possibilità di... Dobbiamo ringraziare lui. Grazie a lei, io ho già ringraziato Piero per la sua presenza e per averci onorato per questo seminario e soprattutto per la modalità con la quale l'abbiamo gestita, che come diceva lui è arrivato qua senza preconcetti né pregiudizi né cose precostituite rispetto alla sua presenza, per cui abbiamo goduto di questo momento legato alla spontaneità dell'essere, il che credo che sia un trasmettitore di sostanza, non soltanto di apparenza, che appartiene alla sua natura. Per cui grazie ancora. Siamo molto vicini. Posso permettermi di Sì, ringraziare il professore Iacolino e soprattutto fare i complimenti per come svolge la sua professione e con quanta passione la svolge. Soprattutto leggo e percepisco nel suo sguardo l'incoraggiamento e la voglia e l'aiuto e il contributo che vuole e darà sempre dato ai giovani.
Grazie. Noi continuiamo adesso con il nostro programma, Presidente. Bene, grazie. Grazie, gentilissimo. Grazie, Presidente. Grazie. Bene. Adesso è un clima emotivo quello nostro oggi. Mi stupisce come, e mi ha stupito come nel parlare della tua vita, nel dare risposte anche a domande che appartengono alla tua vita privata, sei riuscito a contenere le emozioni. Credo sia importantissimo. Se si perde il sentimento per qualsiasi cosa, si finisce di vivere. Spesso si parla dell'amore, no? L'amore è quella forza straordinaria che ti permette di fare cose folli. Ma l'amore sotto qualsiasi aspetto. Ecco, credo si percepisca. Io ho avuto la più grande fortuna, quella di dedicare la mia vita alla musica, quindi l'amore che do alla musica e a questa professione credo sia infinita, e tutto il resto sono delle conseguenze. Spesso mi chiedono qual è il consiglio che dai ai giovani. Non sono nessuno per dare un consiglio, perché ne avrei bisogno di consigli tanti, ma auguro a chiunque, qualsiasi individuo, di riuscire a riconoscere la propria vocazione il prima possibile, andare sempre alla ricerca della propria vocazione. Se riconosci la tua vocazione, poi è tutto un percorso magnifico, perché si vive solo una volta, si vive soltanto una volta. Grazie Piero. Grazie. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo un piccolo segnale da donarti, quindi lo vado a prendere. Oggi è Natale, tutti pieno di regali. No, questo Ciao, no. come stai? No, questo. È una borsa contenente degli elementi, dei gadget, che è la nostra maglietta della Core. La possiamo aprire, Ma voi ce l'avete qui? voi la possiamo aprire. La possiamo aprire. Ce l'avranno. Questa ci auguriamo che ti possa accompagnare. Bellissimo, grazie. Bene, adesso No. prego. Per par condicio devono averla avuta. Ci impegneremo a fargliela avere, nell'augurio e questo è l'augurio che ci rimanda e ci lega e dobbiamo portare avanti, nell'augurio che ognuno trovi il proprio successo nella vita, qualunque esso sia, perché le cose dette sono significative. Non necessariamente bisogna calcare i palcoscenici internazionali per dire io sono e io valgo, ma ognuno deve trovare la propria realtà esistenziale, il proprio successo nelle cose in cui crede, quindi con la determinazione di poterle portare avanti e confrontandosi anche con i momenti tristi, malinconici, gli insuccessi, però l'importante è perseguire il proprio obiettivo nella vita. Poi alla fine ognuno raggiunge il proprio livello, non necessariamente tutti devono essere il volo, non necessariamente tutti perché sono insostituibili, ognuno di noi ha la sua caratteristica fondamentale, ognuno di noi ha la propria dimensione artistica che vale la pena coltivarla per rappresentare se stessi nel mondo. Allora, grazie a Piero, grazie a tutti voi per la presenza e possiamo chiudere questo momento, se tu vuoi. Come volete. Sono felicissimo perché mi piace il confronto
E concludiamo questo incontro con il modo in cui condivido con voi il modo in cui vivo la vita. Il cherry picking che cos'è? Quando voi andate al supermercato a comprare le ciliegie si prendono una per una. Avete mai preso una ciliegia marcia? No, da mettere nel proprio pacchetto. Dei miei viaggi, di tutto quello che faccio, metto in atto appunto questo cherry picking, la raccolta delle proprie ciliegie. In cosa? Dice, questo è matto. No. Conoscendo varie etnie, conoscendo tante persone quotidianamente, ho sempre cercato di prendere il meglio di ogni cosa che mi è stata proposta, di ogni persona che ho conosciuto. Cercate sempre di fare questo. Non dovete viaggiare tutti i giorni da una parte all'altra del globo, ma delle persone che conoscete, parlate, fate domande, siate sempre curiosi. Io sembro un bambino di 7 anni, quella fase età dove perché, i bambini fanno sempre domande. Faccio sempre domande, sono sempre curioso, sempre per prendere il meglio da ogni posto, da ogni persona, da ogni cultura, e alla fine siamo il risultato di ciò che viviamo e degli incontri che facciamo. Con questo vorrei concludere. Grazie. Grazie mille a tutti. Ragazzi, buona giornata.